La seconda guerra punica stava divampando da 13 anni, quando nel 205 a.C. fu eletto console della Repubblica Romana Publio Cornelio Scipione. La Repubblica era allora minacciata dal generale punico Annibale, ancora stanziato invitto in Italia dopo la sua invasione della penisola avvenuta nel 218. Scipione aveva però le idee chiare su come chiudere la guerra con i cartaginesi. Egli voleva prendere l'iniziativa ed attaccare l'Africa, proprio mentre il miglior generale cartaginese era bloccato in Italia. I suoi progetti furono osteggiati dalla fazione politica capeggiata dalla famiglia dei Fabi, il cui leader intendeva affrontare Annibale direttamente in Italia. Le uniche forze a disposizione di Scipione erano a questo punto solo i reduci della battaglia di Canne, a cui era stato imposto l'esilio in Sicilia fino a che Annibale si fosse trovato su suolo italico, come condanna per la clamorosa sconfitta subita. Scipione, non potendo trovare supporto tra i senatori, si rivolse allora agli alleati italici, che contribuirono entusiasticamente con 7.000 volontari, attrezzature e rifornimenti per allestire la spedizione. Nel 204 a.C. Scipione fu eletto proconsole. Il titolo gli garantiva il potere di continuare a portare avanti i suoi piani di guerra. Quell'anno egli infatti partì da Lilibeo e sbarcò presso Utica, dove venne raggiunto da un suo alleato, il re di Numidia Massinissa, a capo di un forte contingente di cavalleria. Qui il proconsole procedette all'assedio della città, ma i cartaginesi non stettero ad aspettare inoperosi e, trovato l'accordo con un ex alleato numida dei Romani, inviarono per fronteggiare Scipione un composito esercito numido-cartaginese di circa 40.000 soldati, capitanati da Asdrubale Gisco. Scipione dovette abbandonare l'assedio e fortificarsi presso Utica. L'inverno del 204 passò in trattative fra le due parti, tuttavia quando Scipione doveva inviare ambasciatori al campo cartaginese aveva cura di scegliere esperti militari per ottenere quante più informazioni sull'accampamento nemico. Era evidente come egli non avesse l'intenzione di concludere così in fretta la sua invasione dell'Africa. Questi informatori riportarono come gli accampamenti nemici fossero composti di canne di legno e di ripari fatti di canne intrecciate. Giunta che fu la primavera, quindi Scipione si decise ad agire. Egli lasciò un distaccamento presso il proprio campo ed un altro presso Utica, per distrarre gli esploratori nemici, mentre il grosso dell'esercito percorreva nottetempo la distanza che separava l'accampamento romano da quello punico. Arrivato all'accampamento nemico, Scipione ne bloccò tutte le uscite e dette ordine di incendiare gli alloggiamenti degli avversari, che colti completamente alla sprovvista si dettero ad una fuga precipitosa e scomposta. È difficile stabilire la reale entità delle perdite cartaginesi, che furono comunque ingenti, mentre quelle romane minime. Terminata la battaglia, Scipione continuò l'assedio di Utica. Nonostante la disfatta, invece, il comandante cartaginese riuscì a sfuggire al massacro e riparare all'interno dei domini punici. Egli non si perse d'animo e cercò di riorganizzare le forze per fronteggiare nuovamente i Romani. Il morale delle proprie truppe non doveva essere alto, ma con l'arrivo di 4.000 mercenari dalla Spagna, Asdrubale si sentiva pronto per dare battaglia nuovamente. Il morale romano invece doveva essere molto alto. Non c'è cosa infatti che accresca il morale dei soldati come una splendida vittoria. Venuto quindi a conoscenza della nuova minaccia cartaginese, Scipione prese una decisione molto coraggiosa, considerando le scarse informazioni che aveva dell'entroterra cartaginese. Egli lasciò un contingente di circa 5.000 uomini a proseguire l'assedio. Ordinò poi ad un altro distaccamento di sorvegliare l'accampamento in sua assenza, poiché egli decise di marciare verso il nemico. I legionari percorsero 150 km in 5 giorni ed alla fine raggiunsero Asdrubale. Il proconsole disponeva di circa 15.000 soldati, ben addestrati ma completamente ignari del luogo in cui si trovavano, cosa che li avrebbe resi facili prede del nemico in caso di sconfitta. Tuttavia sapeva che la legione composta dei veterani della battaglia di Canne avrebbe venduta cara la pelle. Gli avversari potevano contare su un esercito meno addestrato ma più numeroso. I cartaginesi potevano schierare infatti dai 20 ai 30.000 soldati. I due eserciti si schierarono specularmente l'uno all'altro, entrambi con la cavalleria ai lati e la fanteria al centro.
I Romani disponevano l'unica loro legione al centro affiancata dalle fanterie alleate. I Cartaginesi disponevano al centro i mercenari celtiberi affiancati dalle fanterie numide e cartaginesi. Lo scontro ebbe inizio con le cavallerie dei due eserciti che ingaggiarono battaglia e la parte romana ebbe la meglio. Una volta messa in fuga la cavalleria cartaginese, i cavalieri romani li inseguirono, non partecipando oltre alla battaglia che ora vedeva fronteggiarsi le due fanterie. Le fanterie cartaginesi e numida lasciarono ben presto il campo e si dettero alla fuga inseguite dagli alleati italici dei Romani. Rimanevano sul campo a fronteggiarsi solo i mercenari celtiberi e la legione dei Cannensi. Ancora una volta Scipione dimostrò il genio tattico per cui verrà giustamente annoverato tra i migliori generali della storia militare mondiale. L'esercito romano schierava infatti la propria fanteria nella consueta formazione manipolare, che prevedeva 3 linee di combattenti disposti a scacchiera. La prima fila composta dai giovani astati, la seconda dai principes e la terza ed ultima linea composta dai veterani, ovvero i triari. Scipione si avvide che mentre la prima linea stava ingaggiando i nemici, le altre 2 erano inattive, quindi ordinò che queste serrassero i ranghi ed operassero una manovra avvolgente. I principes dovevano accerchiare i cartaginesi dalla destra ed i triari dalla sinistra. Evidentemente una tattica così complessa era stata provata ripetutamente durante gli addestramenti e non fu di certo frutto di improvvisazione. Quello che è certo però è il risultato che venne ottenuto, ovvero l'annientamento del nemico. I mercenari celtiberi furono infatti massacrati e la vittoria romana fu totale. Quando la notizia della disfatta raggiunse Cartagine ci si interpellò sulle decisioni da prendere ed alla fine vinse il partito della guerra ad oltranza, a condizione di richiamare però sul continente africano l'unica persona che sembrava potersi opporre vittoriosamente al generale romano Scipione, ovvero Annibale, che ancora era accampato in Italia. Annibale fu richiamato in Africa. La strategia di Scipione aveva funzionato. L'invasione dell'Africa aveva liberato l'Italia dalla minaccia del generale punico ed ora i destini della guerra si sarebbero giocati sul suolo africano, lontano da Roma. I due grandi generali, allora ancora entrambi imbattuti, si sarebbero presto scontrati per decidere chi avrebbe perso lo scettro dell'invincibilità.